Oggi ti parlo di una scheda audio, della mia scheda audio, ovvero della SSL2, la scheda che utilizzo per far podcast quotidianamente. Vediamola nel dettaglio. Era da un sacco di tempo che volevo fare una review della mia scheda audio e non trovavo mai il tempo. Allora, oggi finalmente ci sono riuscito. Questa che vedi è la SSL2, la mia scheda audio, quello che utilizzo tutti i giorni per far podcast. È una scheda audio un po' particolare perché ci sono tante persone che la amano e tante persone che la odiano. Io proverò a essere oggettivo raccontandoti un po' come funziona e dandoti tutti i pro e i contro, in modo che tu possa avere la tua idea. Ok, allora iniziamo. È una scheda audio a due canali, come puoi vedere canale 1 e canale 2. All'interno di ogni canale sono assolutamente identici. Che cosa abbiamo? Abbiamo la scelta della 48 volt, quindi possiamo decidere se utilizzare un microfono a condensatore oppure no, quindi se è un microfono che ha bisogno della 48 volt o meno. Nel caso in cui vogliamo utilizzare questo canale come ingresso di linea, quindi per metterci, non lo so, una tastiera, una chitarra, un basso, qualsiasi altra cosa, ci basta premere il tastino Line. Nel momento in cui abbiamo premuto il tastino Line, se vogliamo utilizzare questo canale per un basso o una chitarra, dobbiamo cliccare anche su IZ. Ok, quest'altro tastino che aggiusta l'impedenza in base appunto alla chitarra o al basso. Se invece vogliamo utilizzarla per una tastiera o qualsiasi altro strumento, non serve premere IZ, ma semplicemente Line. Ok? Spero di essere stato chiaro. Nel caso scrivimi e rispondo a tutte le domande. Questo vale sia per il primo canale che per il secondo canale. Come vedi qui abbiamo un indicatore, un meter che è 0, meno 10, meno 20, meno 30, meno 40. Ti dico la verità, non è precisissimo, nel senso che sono soltanto 5 rettangolini. Se fossero stati di più sarebbe stato meglio, però insomma non mi posso lamentare perché lo utilizzo normalmente e non ho mai avuto problemi. Abbiamo il gain ovviamente sul singolo canale e abbiamo il tastino Legacy 4K. Che cos'è questo tastino? Allora, questo tastino, che basta premere per implementarlo sul singolo canale, è una sorta di spinta sulle frequenze alte e questa spinta sulle frequenze alte aggiunge anche delle armoniche che in teoria dovrebbero rendere più vivo, più arioso, come c'è scritto appunto sul sito dell'SSL, più arioso la voce o lo strumento che stiamo utilizzando. Allora, sinceramente io non lo utilizzo il tastino 4K. All'inizio, quando ho comprato questa scheda, lo cliccavo perché mi sembrava una cosa figa. In realtà ho visto che sulla mia voce non funziona troppo bene, perché è vero che dà ariosità alla voce, però enfatizzando molto le frequenze alte, diciamo spinge molto sulle sibilanti e quindi poi in post-produzione dovevo andare a correggere questo problema, quindi tanto vale che non lo attivo e non devo utilizzare il DSR. Però magari sulla tua voce può funzionare tranquillamente, quindi ti consiglio di testarlo, perché comunque è molto bello, l'effetto è molto bello, molto gradevole, ma non su tutte le voci funziona, quindi dipende molto dalla tua. Ok, quindi stessa cosa, abbiamo detto canale 1 e canale 2 sono assolutamente identici. Quello che vediamo qui, questo pomellone gigante, a me piace molto il touch and feel dell'SSL2, perché sono questi controller, questi knob, queste manopoline sono veramente molto belle, ma veramente belle. Ok, comunque il monitor level, non so se hai visto qui, ma arriva a 11. Questa è una cosa assurda. Che cos'è il monitor level? Semplicemente quando hai collegato delle casse attive o un preamplificatore con delle casse, da qui ne gestisci il volume. Dopo ti faccio vedere il pannello posteriore. Benissimo. Questo qui è il volume delle cuffie, molto molto potente. Ti dico la verità, con il volume delle cuffie, con diciamo la spinta che questa scheda dà alle cuffie, non ho mai avuto bisogno di preamplificare prima di arrivare alle cuffie o altro, quindi ha una spinta molto 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 forte. Questo qui è semplicemente un indicatore, un LED. Nel momento in cui attacchi la scheda audio al computer si accende questo LED e ti fa capire che la scheda audio è attiva, ma non si tocca, è semplicemente un LED. Qui abbiamo il monitor mix. Che cos'è il monitor mix? Il monitor mix ti permette di splittare tra input e USB, quindi la sorgente che vuoi ascoltare. Ovviamente regolandolo al centro puoi ascoltare entrambe. C'è un tastino qui stereo. A che cosa serve? Nel momento in cui tu utilizzi, facciamo un esempio,
il singolo canale per ascoltare, per inserire un microfono e quindi ascoltare il microfono non c'è nessun problema, non devi premere il tastino stereo. Nel momento in cui tu inserisci una tastiera, per esempio, stereo, o una qualsiasi altra fonte sonora stereo, ti basta cliccare su stereo in modo che sentirai entrambi i canali insieme, quindi left e right, ok? Quindi semplicemente questo. Questo era il pannello superiore. Andiamo a vedere il pannello posteriore. Bene, che cosa abbiamo? Abbiamo innanzitutto la porta USB-C. Perché? Perché questa scheda si alimenta solo ed esclusivamente con la porta USB, quindi non ha bisogno di connetterlo alla corrente. Ok, quindi questo la rende molto comoda se vuoi portarla in giro. Questo è l'uscita cuffie. L'uscita cuffie, quindi puoi collegare la tua cuffia, come vedi è un jack grande, ma se hai una cuffia con il TRRS ti basta utilizzare l'adattatore. Qui abbiamo due output che sono appunto le uscite che puoi indirizzare verso delle casse amplificate o verso un amplificatore con delle casse o dove ti pare, un registratore digitale, insomma dove vuoi. Questi qua sono gli input, i due input, quindi canale 1 e canale 2, che come vedi possono essere sia XLR che jack. Benissimo, quindi questo è il pannello diciamo posteriore, molto molto semplice perché come vedi non c'è ADAT, non c'è SPDIF, non c'è MIDI, non c'è altro. Allora, io ho preso questa scheda audio perché? Perché un po' per il fascino, ti dico la verità, un po' per il fascino dell'SSL. Perché secondo me ha un fascino tutto suo l'SSL. È ovvio che questa scheda non suona come i banchi mixer SSL che costano cifre spropositate, ci mancherebbe. Però, ti dico la verità, i preamplificatori di questa scheda sono molto silenziosi, silenziosissimi, e hanno una spinta molto molto forte, quindi sono in grado di pilotare qualunque tipo di microfono, anche lo Shure SM7B. Ok, che è diciamo quello che ha bisogno di più risorse in termini di gain tra i microfoni. Quindi da questo punto di vista non hai nessun problema, non ti servono preamplificatori tipo Fathead, tipo Clark Technics CM-CT1, insomma quello che ho recensito sul canale. Non ti serve nulla, ok? Nessun mic booster, perché questa scheda è in grado di pilotare qualunque tipo di microfono. A me piace un sacco il suono, perché il suono è molto pulito, molto cristallino e soprattutto sono super silenziosi. Io che comunque non registro in un ambiente, in uno studio di registrazione, per quanto la saletta di là è abbastanza trattata, però non è uno studio di registrazione, ci mancherebbe, quindi utilizzare un microfono super silenzioso con una scheda audio super silenziosa mi garantisce quella pulizia finale che dopo non devo andare a cercare con dei plugin o tramite insomma dei settaggi particolari. Ok, quindi diciamo microfono silenzioso, scheda audio silenziosa per me sono il top. Ci sono dei contro a questa scheda? Allora, in molti hanno criticato questa scheda perché è plasticosa. E in effetti sì, è plastica, però io dico, ma che ci devi fare con la scheda? Cioè la devi lanciare da un aereo, la devi buttare dal terzo piano, che ci devi fare che è plasticosa? Cioè la scheda audio nel momento in cui tu la poggi sulla scrivania, attacchi i cavi, metti la cuffia eccetera, è finita. Ora che è plastica, che è carta, che è acciaio, che è diamante, ma che ti frega? Allora è plasticosa, sì è plasticosa, ma non... Cioè, io non lo vedo come un difetto, te l'ho raccontato perché ho visto diverse recensioni che dicono che si aspettavano una scheda audio molto meglio fatta da un punto di vista di materiali, eccetera. Io ti dico che, dal mio punto di vista, è una sciocchezza. Perché? Perché cioè non è plastica che si spacca o altro, è assolutamente normalissima, io non vedo nessuna problematica, ok? Contro probabilmente il prezzo è leggermente alto rispetto ai competitor, non alto come altre schede, ma sicuramente non è proprio bassissimo. Mi pare che questa qui costi 180 euro, ma ti metto il link in descrizione perché non mi ricordo il prezzo. Certo, se tu cerchi una scheda audio espandibile, quindi con gli ADAT, SPDIF eccetera eccetera, non è questa. Se cerchi una scheda audio con il MIDI non è questa, anche se c'è la versione Plus che ha il MIDI e ha una seconda uscita cuffie, quindi già se ti serve il MIDI potresti orientarti sull'SSL 2 Plus e hai una seconda cuffia e anche il MIDI.
io che devo registrare soltanto podcast e quindi utilizzo un canale solo, questa scheda è fantastica. È fantastica perché mi dà una pulizia del suono, una silenziosità del preamplificatore, un suono pulito e cristallino. Le cuffie sono molto potenti, quindi non ho bisogno di cuffie particolari, ma ci attacco qualsiasi tipo di cuffia. Secondo me questa è una scheda veramente fantastica. Se vuoi ascoltarla, qualunque mio podcast tu ascolterai, e li trovi sul mio sito www.alessandromazzu.it, c'è una pagina che si chiama proprio podcast, qualunque tipo di podcast tu ascolti è sempre registrato con questa scheda audio, quindi puoi ascoltare appunto la pulizia del suono, la qualità del suono lì sui miei podcast. A chi consiglio questa scheda audio? Qualcuno dice se devi fare musica ma non se devi registrare la voce. Vista la qualità dei preamplificatori, perché non utilizzarla per registrare anche la voce? Io non credo sia una scheda audio per musicisti, così come non credo non sia una scheda audio solo per chi fa podcast. È una scheda audio, ok? In base alle funzionalità che ha, ovviamente si adatta a un certo tipo di utilizzo. Quindi, devi registrare la voce? Secondo me è perfetta. Io la utilizzo per far podcast, quindi puoi ascoltare la qualità, come ti dicevo, ed è sicuramente molto elevata. Bene, e io mi sono dilungato anche troppo in questo video. Se vuoi, se hai delle domande particolari, se vuoi approfondire questa scheda audio, non esitare a commentare questo video e io risponderò nel più breve tempo possibile. Ok? Benissimo, ti ringrazio. Alla prossima settimana. Ciao!